Buongiorno! Abbiamo oggi una notizia incredibile. Oggi come te sto registrando. Finalmente dopo anni, la stagione dei samurai. No, guarda, non ci credo, la stagione giapponese. Non ci credo, dopo anni finalmente sono riuscito a trovare un escamotage, un modo per fare la stagione dei samurai. L'avevano programmata ancora agli inizi. Chi se lo ricorda? Si ricorda che fecero proprio un evento dove i samurai, che era, rispettava una storia, una parte storica della Cina, dove i samurai avevano fatto un'invasione proprio della Cina, capito? E in quel periodo avevano fatto anche un'invasione prima in Corea. Era sotto la guida, sotto il governo di, chiamiamolo il governo di Toyotomi. E oggi farò una partita un po' particolare per parlare anche un po' di questa cosa qua, cioè, Madonna, sono elettrizzato io di sta roba, cioè, stavo aspettando da anni una stagione. Il bello è che dicono di aver messo, tanto notate che abbiamo un giocatore in meno. Questa sarà una partita dove userò i terzo, un po' è buono così vi chiederò anche cosa ne pensate dei terzo, e della Nodaci, visto che siamo in tema samurai. E se potete darmi anche dei consigli su Nodaci, perché la uso da tanto tempo, ma la uso poco nelle PvP, la uso soprattutto in PvE. E quindi non ho più seguito gli ultimi patch su modifiche fatte sulla Nodaci, eccetera. Le ultime parlo, e non di quelle generali, quelli che hanno messo il Bloodlust, tutta quella cagata lì. E, Give me something. Te lo do io una bella notizia. Allora qua abbiamo una partita classica dove si tenta di andare su B, come sempre. Una piccola scappatina su B la si fa sempre. Scusate che abbasso un po' il volume del video. Ok. Una piccola scappatina su B la si può fare sempre. E vediamo come va. Allora, la stagione dei samurai, ragazzi. Porca miseria, vi rendete conto? La stagione dei samurai. Chissà che unità saranno, chissà come saranno. Cioè, oddio, ho visto un po' il video, avete visto il trailer. Avevo capito ci sono eroi con la cioè eroi, sono unità con la naginata, nonne, quindi un'altra unità donna. Tipo, se avete giocato a For Honor, tipo Nobushi. Ci sono i Ronin, che, ok, potevano tranquillamente mettere dei samurai, i normali samurai, no i Ronin. Però vabbè, non importa, meglio di niente. Poi per di più 3 stelle, neanche 4 stelle, vabbè. E l'ultima, la 5 stelle, sono dei guerrieri con la lancia anticavalleria. Allora, dirò, secondo me che le 4 stelle siano le donne con la naghinata, bah, diciamo che tema samurai ci si aspetta dei samurai forti, no? Però, però, dai, intanto vediamo i miei poveri berserker che stanno subendo botte da orbi. Spostiamoci già un po' più avanti a questa fase qui. Sì, devo anche risparmiare un po'. Usato un trabocco, eccetera. Però devo risparmiare un po' di secondi perché ho paura che dopo il video non me lo codifica YouTube perché pesa troppo quando lo trasformo. Qua intanto carne fresca per i berserker che spariscono. Erano qua e sono spariti. Ma vabbè, non importa. E dicevamo, stagione dei samurai. Madonna, quanto bello è. Quanto bella è la stagione dei samurai. Speriamo facciano delle belle notifiche. Ho visto quella cosa del mastery delle unità e non mi dispiace. Però vediamo, spero che non sia una Unimastery, non so se l'avete vista. Spero sia una bella cosa, non sia un'altra classica grind costante fino alla morte per un'unità, che significa che o giochi sempre o lo prendi nel culo. Devi giocare 50 ore al giorno. Anche per uno che come me, che comunque ci gioca tanti anni, quindi ha già messo tante cose a posto. Però, però, però. Comunque, vediamo cosa salta fuori.
Tanto qua vi mostro, questo è un episodio bellissimo. Io che ci riprovo per l'ennesima volta a mandare, per non sprecare questi ovviamente, perché i miei amici hanno lanciato qua gli Uscarli, provo a mandare i Berserker contro picche e monaci guerrieri e ci moriamo male. Ci moriamo male proprio perché sono stupido. Andiamo un po' più avanti. Monaci guerrieri che proteggono le picche è una delle cose più stupide che abbia mai visto. Cioè, non si mettono più gli scudi a proteggere le picche, no, i monaci che ti già fanno male di loro, poi si proteggono e proteggono le picche che fanno l'ultimo danno. Tanto qua, ora vediamo i nostri terzo d'azione, terzo classici, cioè portati al... No, non li ho portati su tutti in alto, mi sa che ho fatto un po' basso, un po' in alto per aumentare la possibilità di block break. Quindi hanno un rato di fuoco un po' inferiore, che comunque è già compensato con le dottrine, però hanno più possibilità di fare block break. Ho visto un test di un ragazzo che ha fatto un test, l'ho mostrato anche su YouTube, che diciamo che ogni 50 spari fai tipo non so 3 block break, ok? Tipo, ma proprio 50 dico, mentre con l'altro ogni 50 spari ne fai 5. Ecco, per farvi un paragone. Cioè non dico il doppio, però comunque si vede la differenza che c'è possibilità. E visto che i fucilieri hanno problemi ad attaccare gli scudi, perché giustamente gli scudi sono perfetti, sono fatti apposta per bloccare arcieri e fucili, renderli inutili, e con questo c'è più possibilità di ferire qualche scudo in più. Poi il terzo, sinceramente, tra i Shenji e i terzo, a me piacciono di più i Shenji, cioè scusatemi, i terzo, sebbene i Shenji purtroppo abbiano una potenza di fuoco non indifferente. Perché i terzo sono, cazzo, sono una cavolo di 5 stelle, un po' tank, cioè sono tank, per essere dei fucilieri sono tank. Cioè, dovrebbero essere un po' tutti un po' più forti, più resistenti, però i terzo sono proprio resistenti. Tanto io cambio arma e mi porto gli Outlanders. Ecco, questi qua, ragazzi, io ero da un po' che non li usavo. Spero di usarli bene, di averli usati bene in sta partita. Adesso vediamo un attimo. Oh, stagione dei samurai. Io sto ancora pensando a sti cazzi di samurai. Nel video sembrava che ci fosse una nuova classe, ma in realtà no, secondo me è tutto effetto scenico. Però dai, speriamo che facciano un bel buff alla Nodachi per compensare sta cosa, no? Alla fine faranno un buff al martello, al maul, quindi buff al maul, perché stagione Samurai Season, buff al maul. Ci sta. Ecco, le cose che non mi piacciono di sti Outlander è che hanno pochissime munizioni. Inoltre, secondo me hanno fatto un nerf alle esplosioni perché fanno molto meno male rispetto a una volta. E quindi... E quindi niente. Ah, avete notato che ho cambiato arma da Nodachi? Perché? Perché a cavallo la picca... non so, mi sembra di correre più veloce con la picca. Inoltre, se ti attaccano, se ti buttano giù da cavallo, fuggire con la picca è già molto più veloce che con la Nodachi. Senza contare che a cavallo la picca può buttare giù i nemici con l'attacco, quello lì caricato, tipo quello che sto per fare adesso. Guardate. Yup. Vediamo adesso di provare ancora a usare gli Outlander un altro po'. E mi hanno buttato giù una cazzo di balista. È che non posso più lanciare il trabucco perché l'ho usato per distruggere degli scudi. Sapete che cosa vi ho detto nel video precedente? Scudi nemici vanno sempre eliminati se possibile. Gli scudi vanno eliminati sempre, priorità. Perché quando elimini gli scudi fai un grande favore a tutta la squadra.
Quasi quanti falconetti. Senti, quello mi sta prendendo di mira. Sono tanto lì. Oh, ma questi. Oh, GG. No, Comunque penso che la nuova skin sarà per la picca. Sa che era per la picca, perché ho visto una scena, sembrava la tecnica, l'ultimate, proprio quello che ho fatto adesso della picca. Tanto qua stiamo cercando di prendere C. Tranquilli, tra un po' mi prenderò ancora i terci in mano, non vi preoccupate, li userò, ne abuserò completamente. Chevaliers, ma... No, no, questo ha caricato con i Chevaliers, ma... Devo ancora capire cosa c'è lì. Ah, ok. Chevaliers con le cose. Tanto io scemo, mi metto... L'arciere è bravissimo, mi ha fatto strafuori. Andiamo un po' avanti. Oh, è arrivato il momento di una buona azione con il terzo. Rimettiamoci l'anno da AC. Intanto qua ho il cane che mi sta rompendo le balle. Questa scema mi deve rompere le balle costantemente. Sta scema, vero? Devi rompere le balle costantemente. So io. Glielo suona. Allora. Qua, ecco, scudi. Questo è un trabocco un po'... Oddio, forse utile perché hanno proprio lanciato le unità sul trabocco, i nemici. Qua... Qua non ho capito perché non sono caduto per terra, no? Buttato via l'ultimate a caso. Comunque questa è una bellissima azione perché comunque ho il terzo che mi danno supporto, perché io ho premuto la V allungata, quindi il terzo man mano si avvicinano sempre di più finché non vedono nemici. E nel mentre supporto i miei compagni combattendo con la Kandachi. Quindi comunque una cosa che io odio infatti è proprio usare le unità ma non usare l'eroe nel frattempo. Cioè, peccato. Facendo così le mie unità continuano a sparare e rompere le balle. Tanto ho preso Comrades. Però ho fatto 10 assist. Sarà stato grazie alle terzo. Guarda qua. Comrades. Perché ho fatto 15 assist. Mi sa. Ah no, make it happen 15 assist. Comrades deve essere ancora più. Comunque, mi piacciono i miei terzo con la faccia da immortali, l'elmo degli immortali persiani. No, degli immortali, sì. Cosa fare? Sono degli immortali, samurai, non cavolo. Ecco, una novità che non hanno fatto. Adesso qua cercheremo di combinare qualcosa di utile, ma questa è una battaglia purtroppo che vi avviso già. Abbiamo un giocatore in meno che, per quanto dite vabbè cosa vuoi che sia un giocatore, se magari quel giocatore aveva gli UAA e li buttava qui, faceva le sue MP, inoltre avendo un giocatore in meno hai una persona in meno che combatte e che quindi perdi più unità giustamente, no? Capito? Quindi insomma è un peccato. Magari il giocatore è anche uno bravo. Chissà perché. O è crashato per qualche motivo, boh, chi lo sa. Ha crashato proprio all'inizio, quindi non è crashato durante la partita che dici ah, ma è crashato perché ha voluto fare rage quit. No, sto Tarzan, come cazzo si chiama? Bello il trabocco. Bello, 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 dai, dai trabocco, su. Madonna, 70 ore. Ecco, questo è un bastardo, mi ha lanciato i cosi contro. Ultimi poveri terzo. Fortuna va che c'è anche lui che mi sta aiutando. Però io l'ho ammazzato. E qua purtroppo
UIA, però intanto ne ho buttato fuori, ne ho fatto fuori già uno. Due. Vabbè, ormai qua, come vedete qua non c'è più molto da fare. Ora, vabbè, torno indietro, provo a fare l'ultimo attacco con i cosi, con i martellatori, ma ormai è finita. Dai, non si può più fare molto. Scusate se taglio la partita, ma è perché veramente devo stare dentro un certo numero di minuti, così non mi viene troppo grande il file e dovrebbe avere meno problemi. Tutto qua. Qua intanto mi fanno a fettine. Vabbè, è finita così. È finita così. Ora ormai il nemico ha un po' di tutto, insomma. Il nemico ci ha surclassati. Comunque, comunque stagione samurai ragazzi. Stagione samurai, ci siamo finalmente. Vediamo la prossima settimana quando mostreranno. Intanto, no, non sono andato malissimo. Vediamo cosa ci metteranno, come se mostreranno un po' i video di qualche unità, vediamo un po' come saranno. Sono proprio curioso. Spero che facciano anche una buona patch note. Guardate, adesso abbiamo già capito che il Codemaster lì è sempre proprio un 26 kill, vedi che un'altra Berserker 19, ho ucciso poca roba, dopo uno schifo che Berserker. Terzo a 26 kill, 273, diciamo che se ne facevo una quarantina ci poteva anche stare, ma 26 insomma un pochetto. Taz Monster ci ha abbandonato, forse non riuscite a fare quasi più. Vabbè, ci vediamo alla prossima, ciao ciao!